Buonasera. Ciao Riccardo! Mi aspettavo una barra metallica dopo. No, nulla. Mi dispiace, è diventato un trademark di Oh, Francesco, non lo posso ci fare per sta, ci tutti. sta. Ha ragione, ha ragione, ha ragione. Senti Riccardo, io ti volevo chiedere, Mi dica, ho, ho s- paura. ho scoperto che hai partecipato a un vero gioco televisivo, Yep. proprio sulla TV. Tu non stai registrando, vero? Ok, posso dire quello che voglio sulla Mediaset, giusto? No, no, sto registrando, puoi dire quello che vuoi, al massimo lo taglio, o lo tengo. You'll cut it in post. I see you, you'll cut it in post. Hai partecipato a un vero gioco televisivo, conoscendo dal vivo Gerry Scotti. Sì. Chi è un miglior Sì. presentatore? Chi è più simpatico tra me e lui, secondo te? Come miglior conduttore, io di solito mi affido ai metalli, cioè per condurre calore sono di certo più efficaci loro. Io adoro fare la conduzione, adoro fare da conduttore, quindi è molto raro che, e di solito amo questa cosa, che ci sia gente che mi faccia sentire dall'altra parte del teatro, insomma. Hai già È una fatto bella cose di sensazione. conduzione, quindi? Ma molto amatoriali, nel senso, sai, tipo il Got Talent della parrocchia. Hai mai Cosa che fatto un succede? escape room? Oh sì, Davvero? nel senso fatto ideato, perché no, allora, entrambe vere, nel senso l'ho ideata per un gioco parrocchiale, ma era molto amatoriale come cosa. Tu fai tutto per la parrocchia. No, l'ho fatto tipo, mi pare di aver fatto tipo tutte quelle che c'è, quasi tutte quelle che c'erano a casa mia, Ma ecco. pesa. Ce n'è una tema Rossini, il tuo Davvero? compositore. Dove è nato Rossini, scusa? A Pesaro? Ah, che noi ci abbiamo un teatro. Sì, noi ci abbiamo un teatro, tesoro, noi ci abbiamo un teatro. Io Il adoro teatro Rossini. La pizza Rossini. Sai cos'è la pizza Rossini? Io sono vegano, ma te lo dirò comunque. È una pizza, è una pizza margherita con sopra la maionese e le uova sode. L'episodio di oggi si chiama La mia classe di chimica. Buonasera, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Come siamo? Bene? Sì? Te? Io ho molta ansia, ho molta paura. Piacere Riccardo, un piacere. Riccardo, Piacere. Giacomo, Riccardo. Piacere Giacomo. Non so come funzioni la geometria dei vostri Io sono schermi, qui. però scrivete. Grazie. Riccardo sei qui e Giacomo sei qui. Ok, quindi io dovrei andare tipo così per stringere la mano a Giacomo? No, devi andare tipo così. Tipo. Così. Allora io Respira. però ho... E tu devi... Cioè, io sono tutto di qua. E poi... Cosa devo fare io? Just hands! Perfetto. Voi? Carichi? Sì, sempre. Positivamente o negativamente? Questa è la vera domanda, perché dato che si parla di lezioni di chimica, assumo che... Giacomo, ho una domanda per te. Se Mm. i tuoi insegnanti delle elementari competessero in un survival show, chi pensi uscirebbe vincitore o vincitrice tra i tuoi insegnanti di quando eri alle elementari? Hai un ricordo di qualcuno che potrebbe sopravvivere? Ma guarda, io credo sopravvivrebbe la maestra di italiano delle mie prime... Io ho cambiato scuola e credo della prima scuola semplicemente perché era la più stronza di tutti nei survival. Molto spesso vince il più stronzo e lei lo era veramente molto. E ho una domanda anche per tutti e due. Dato che non vi conoscete, avete un attimo bisogno magari un attimo di conoscervi, e vi volevo chiedere di descrivere una vostra caratteristica positiva, ok? E dovete riassumerla tutta in una sola parola di 4 lettere, per favore. Quindi pensate un attimo. Solo Questa- parole di 4 lettere, oddio. Ok. Adesso andiamo su Google, parole con 4 lettere. Per descrivermi direi cane. Care to elaborate or... Era una parola che può. Ah, giusto. Cane. Una parola di 4 lettere potrebbe essere... Tu ce la dici e noi ti diciamo se può essere di 4 lettere. mettiamo jouet, del tipo dal francese J-O-U-E. Ok, sono due risposte molto diverse l'una dall'altra. Mi piace. Sono troppo concentrato a vedermi riflesso sugli occhiali di Giacomo. Scusate. Sì, sono potentissimi, quindi E non sui abbasso un miei. po' la luminosità. No, vai tranquillo.
vi spiego un attimo come funziona, ragazzi, va bene? Allora, Ok. la prima parte vi spiego le regole ed è quello che stiamo facendo adesso, ok? Seconda parte vi descrivo l'incipit dell'episodio. Riceverete degli obiettivi comuni che entrambi dovete raggiungere insieme e degli obiettivi personali. Di questi obiettivi privati non potete parlarne, non potete dire che li state facendo e non dovete farli di corsa, cioè prendetevi tempo perché insomma sarà così più divertente. Dopo di ciò vi spiegherò la stanza in maniera concisa e da lì in poi sarete voi a dirmi cosa guardare, cosa prendere, cosa volete fare con le cose, eccetera. E io, alla fine di tutto, quando editerò l'episodio, calcolerò il vostro punteggio che sarà basato non solo su quanto bene avete fatto, ma anche quanto bella e divertente è stata la vostra storia, come avete legato, eccetera. E la coppia che nei 3 episodi, nelle 3 stanze, avrà fatto il punteggio più alto vincerà del cioccolato. Ma sono monete di cioccolato? Nel senso, ok. Può essere, non può farò essere. tenere In base male. al tipo di cioccolato si definisce anche che budget ha questa produzione, mettiamola in questi termini. Quante monete di Sicuramente. cioccolato è il budget di questa? Esatto. Ok, vi sto perdendo. Vi racconto la storia allora. Luigi e Luigi, che siete voi due, sono 2 ragazzi che hanno in comune solo il nome. Proprio per questo sono conosciuti generalmente con i rispettivi nomignoli, Ligio e Gigio. Riccardo, tu sei Ligio, il primo della classe, e Giacomo, tu sei Gigio, il somaro della classe. Ligio e Gigio sono generalmente 2 bravi ragazzi, ma si ritrovano in una classe davvero casinista e incivile. I professori sono molto frustrati dalla situazione, ma si comportano anche loro da bambini cercando ogni occasione per dimostrare l'incompetenza dei propri studenti. Nel mezzo di tutta questa agguerrita guerra fredda, per dichiarare senza ombra di dubbio quale delle 2 fazioni abbia ragione, la preside ha deciso di organizzare una escape room, una specie di gioco che ha fatto con delle amiche per i suoi 60 anni e che l'ha divertita moltissimo. I professori accettano controvoglia tale proposta e chiedono la libertà di scegliere uno dei 2 studenti eletti a partecipare a questo gioco, ovviamente Gigio. La preside accetta la richiesta, ma sapendo sotto sotto il motivo di tale scelta, nomina Ligio come secondo giocatore. Rinchiusi nella classe di chimica, intimidati a dimostrare la validità dei giovani d'oggi uscendo dalla stanza prima della ricreazione, Ligio e Gigio cominciano a guardarsi attorno e a cercare indizi, quando sentono delle voci provenire dal condotto di areazione. Nella sala professori, i loro insegnanti stanno facendo baldoria. Sanno che voi 2 non ce la farete ad uscire, perché vi hanno rubato un pezzo importante del puzzle. Come faranno Ligio e Gigio a riappropriarsene? Avete domande? Io ne ho una. Quanti anni abbiamo? Siete alle medie. Quanti anni si ha alle medie? Dipende, se sei il primo o al terzo anno. Facciamo secondo. Ok, allora 12 anni. 12 è un bel Perfetto. numero. 12 anni entrambi. È una bellissima età per essere comunque nell'epicentro del bullismo da parte di altre persone. Sì. proprio bello. Sì, siete entrambi presi in giro, quindi diciamo è la seconda cosa che vi mette in comune. Di solito gli estremi sono sempre presi in giro dalla massa, tipo, no? Mi piace questo role playing in cui effettivamente Siamo- noi facciamo gli outliers della massa. Molto bene, dai, mi piace. Bella Adesso questa sessione di vi D&D. invio i vostri obiettivi privati. Attenzione. Io quindi adesso interpreterò uno che è molto somaro, giusto? Di 12 anni, no? Ok, questo è il gioco. Sì, puoi decidere te esattamente quanto somaro farlo, o se comunque mantenere un certo ritmo e un certo bisogno di andare avanti nella storia. Eccoci qua. Cioè, io ti immagino come tipo un ragazzo che sa di strada, che ha intelligenza di strada, mentre Ligio lo immagino... Ma che a scuola, ok. Mi piace, cioè, sapevo che se avessi avuto Giacomo
a giocare, gli avrei dovuto spiegare un po', perché lui è un method actor, è un po' Al Pacino, deve diventare il Beh, bambino Al di 12 Pacino anni. adesso. È il metodo Stanislavski. Sì, il metodo Stanislavski. Ci prendiamo, avete 4 minuti, diciamo 5, per guardare un attimo i vostri obiettivi, scrivervi qualche appunto se volete segnarvi qualcosa da fare durante il corso della partita e poi partiamo. Ok, non andare nel panico. Dico... Gigio, sono in ansia. Gigio, sono assolutamente in ansia. Io, essendo l'ultimo, ero sicuro che i professori ci avrebbero fregato. Cioè, succede sempre così a noi bustacce. Innanzitutto chiedo al Game Master, comunque, come ci rivolgiamo a te, insomma, Dayan. Mi potete chiamare Dayan. Ok, Dayan, ti chiedo, il condotto, quanto in alto e quanto grande è? È grande per riuscire a far passare un bambino di 12 anni, ma lo vedrai, ci sarà un'immagine che te lo mostrerà. Se siete pronti, vi Cavolo. mando la foto della stanza. Ok, Ci io proviamo, sono pronto. Devo un attimo interiorizzare questi obiettivi. Vuoi fare un primo respiro prima di... No, ci sono. Ci siamo, ok. Vabbè. Sì. Oh, wow. Aspetta. Come vedete c'è al centro una rosa dei venti, non è effettivamente nella stanza, è solo per indicare quale parete vorreste guardare. Voglio intanto capire dov'è il condotto, perché la mia idea, visto che abbiamo sentito i professori che dicevano gli abbiamo fregato questa prova, volevo vedere magari se riesco ad arrivare fino alla sala insegnanti e senza farmi notare riuscire a vedere questa prova magari che hanno in mano e stanno sventagliando magari. Ti giri allora verso la parete est, dove vedi appunto la lavagna, la cattedra e il condotto di areazione. Sali sopra la cattedra, anche se lì già è un po' preoccupato, perché è tutto no, ti prego non cadere, non creiamo casini. E noti che ti serve un cacciavite per togliere le viti. Allora, il mio obiettivo per il momento sarà cercare il cacciavite. Anzitutto è il nostro obiettivo, cerchiamo di fare un po' di sano comunismo in questo. Sembra che effettivamente il tubo di aerazione sia l'unica svolta per uscire, quindi... Io non direi che è la parte da cui dovreste uscire. Ok. Io penso di certo che... è un punto di interesse. Sì, è sicuramente un punto di interesse. No, io direi che la parte da cui dovete uscire è la parete nord, dove c'è la porta della classe di chimica. C'è una porta nella stanza, voglio dire. No, Ah, ok. No, pensavo dovessimo fare tipo Die Hard. Sì. Dovessimo fare... Esatto. Serve però un pass per uscire da quella porta. Quindi... Ok. Vedo che c'è un qualcosa simile cruciverba, insomma. Mhm. Vedo Una che cartina. c'è un Molto modo- sicurare che ci sia una cartina geografica in un'aula di scienze. un po' eurocentrica questa mappa, oserei dire. Sì, sono tutte cose che in realtà la preside ha voluto mettere anche per... Ha senso all'interno dell'escape room che lei ha creato. Ok. Mm. Quindi molte Perché- di queste cose sono state allestite apposta per quello che andremo a fare. Assolutamente, secondo me. Il punto esclamativo sotto l'armadietto, cos'è? È la serratura. Ti serve una chiave... Ah, ok, è una... Ok, fatto. Immagino che una chiave verde ci vada dentro a questo punto. Sì, non la Quindi chiave così- rossa che è chiusa dentro quella piccola... Ah, ok. Un codice, chiaro. un codice immagino. Cioè Sì, per un servono tasto di 4 controllo, cifre. diciamo. Posso Ok. fare una piccola osservazione a riguardo. Poi dopo continuiamo ad esplorare le cose. Però l'ultima osservazione che mi permetto di fare, prendo la mia pipa metaforica a questo punto. Anche Giacomo prende di solito la pipa metaforica. Allora prenderò la mia pipa fisica. Sembra più un bongo. questo che altro. Esatto, esattamente. Essendo in una aula di chimica, vedo dei simboli a me noti, il cartellino della chiave, Ah, perché c'è un bellissimo simbolo del piombo e un bellissimo simbolo dell'uranio, mhm. che potrebbe essere di interesse. Dentro i quaderni si può guardare, dentro... Assolutamente, volete guardare dentro un quaderno?
chiedo il Io consenso, sono l'ultimo Giacomo, della vogliamo classe, fare? quindi Ok. nel senso credo non sia una cosa che io sia abituato a fare. Intanto io mi girerei prima verso le altre pareti, così vediamo Ok, anche. va bene. Quindi ci mancano la parete ovest e sud, giusto? Sì. Yeah. Allora, nella parete sud non c'è tanto, ci sono solo i vostri 2 banchi, ma non potete mettere niente sotto i banchi, quindi purtroppo non potete fare nient'altro. Nella parete ovest, invece, c'è un lavandino per le cose di chimica, gli esperimenti che fate di solito. C'è un altro cassetto con un altro punto esclamativo, questa volta rosso, perché vi serve la chiave rossa. E c'è anche la tavola periodica. Oh, Si no. può avere uno zoom della tavola periodica perché sto provando a zoomare e non vedo Assolutamente, nulla. lo Però sto giusto mandando. la leggo nella mente. Però quindi cerchiamo piombetanio 82 e 92. Per prendere la chiave rossa c'è bisogno di un codice per qualche caso. Servono 4 cifre, sì. Vogliamo procedere, Gigio? L'accendiamo? Ma sì, accendiamola. I 2 eroi proseguirono ad accendere la Quindi cosa. mettete 82-92, riuscite a prendere la chiave rossa. Dai. Oltre alla chiave rossa, visto che siamo verso la chiave rossa, uno degli armadietti ha la serratura verde. Vorrei aprire l'altro, se si apre. Assolutamente. Allora, prima Che di non ho la prendere chiave. la chiave rossa, aprite l'altro. Trovate dentro una pentola, del sapone, un bicchiere e un cartellone che è stato messo via. Walter White, sai cosa dobbiamo fare? Cartellone bianco. E no, il cartellone c'è scritto qualcosa, ma non l'avete aperto, lo volete aprire? Ah, lo aprirei io. Allora, questa è già più criptica come cosa, però Volete provare ad aprire intanto l'altro cassetto, quello rosso? sì, eravamo al cassetto la chiave rossa, giusto. E trovate un fornellino elettrico. Bene. Walter White, hai presente il video di Barbero che dice andiamo a bruciargli la casa. Beh, direi che allora la cosa che sembra suggerirci per ora tutto quanto è di mettere un po' di acqua nella pentola e provare a cuocerla, intanto farla bollire. Ok, allora intanto la mettete lì. E intanto si sta Ok. cuocendo. Volete guardare qualcos'altro nel frattempo? Per esempio non avete ancora aperto i quaderni. Esatto, volevo seguire il suggerimento nella lavagna, anche se io, essendo Gigio, non sono così ligio come Ligio a fare i compiti perché sono la bustaccia della classe, quindi gli porgo il quaderno e gli dico: Ligio, io credo che tu sia più portato a fare questa cosa, e gli passo i compiti. Ma no, non voglio fare gatekeeping sulla cultura, noi dobbiamo istruirci, movimentare le masse. Però sì, accetto il tuo quaderno, molto volentieri. Io Finto comunista. su movimentare le masse mi guardo e dico: non sono ciccione io. E aprite Partiamo allora dal mio il quaderno, quaderno dai. di Ligio ed è il quaderno di italiano di Ligio. Casualmente, proprio il giorno prima avevate lavorato su come si fa un cruciverba. C'è un gioco enigmistico, vabbè, ok, quella definizione del cruciverba, ok. E per quanto riguarda il cruciverba, in realtà le definizioni che sono un po' più criptiche finiscono con un segno di punteggiatura, giusto per differenziarle da quelle più normali. Sento che sia stato fatto una cosa molto ad hoc sul mio personaggio, mi sento No. da una parte elogiato, dall'altra esecrato. Io provo un attimo a risolvere questo, magari, non lo so, tu vuoi magari andare avanti con altre richieste? Io vedo cosa... intanto cosa c'è a pagina 167. Apri il libro di scienze e per la prima volta ti accorgi
girando le pagine, che non c'è pagina 167. Il libro ha solo 100 pagine. Però Oh no. il tuo occhio, da bravo street guy, si ferma su quell'unica pagina in cui c'è un post-it. Messaggio in codice, mi sa. Hai cucinato? Provo intanto a metterlo in parte, cioè Ok. a toglierlo e tenerlo da parte in modo da leggere meglio. Non puoi Prova a staccarlo darci perché è proprio un'occhiata anch'io. incollato. Ah, tutto e per tutto? Sì, Cioè sì, proprio... sì. Quindi Puoi vediamo un po' leggere cosa anche riusciamo a il combinare. registro, Gigio? Vedo una nota, credo, dalla professoressa d'inglese. Puoi provare a leggerla la nota d'inglese, Gigio. Allora, Luisa and Rachele kept chatting about HRH, the Prince of Wales, during the English class. Bravissimo, grazie. Non so se Ha ho detto capito. Vales e poi ha detto During con l'accento più British che potesse fare. Perché il segreto di noi Bustaccia è che peggio lo pronunci, più si avvicina all'accento tipico londinese. Adesso io non voglio dire nulla, però io non ho mai sentito come parola bustaccia. Qualcuno mi può spiegare che cos'è? Una busta, un modo per dire perché quello completo sarebbe busta di piscio, quindi è quando per dire se sei scarso, ok. Mattia è scoperto scrivere un insulto nella classe di italiano. In seguito viene riportata la foto dell'incidente. Brutta Madonna, strega. hai Cavoli. letto meglio quando leggevi in inglese? No, questa è un'offesa. Io non la prendo questa, Io credo, vedendo 20 come ultima data e il fatto che il registro sia qui, deduco che oggi sia il 20 o il 21. È il Oppure 21. non è importante. È il 21, ok. Il 21 ottobre. Vedete Gigio che comincia a fare 10, sì, ok, ottobre. Guglielmo lancia il pallone da calcio fuori dal campo, mancando alla porta e colpendo la Renault arancione del professor Elio. Una storia molto tesa, insomma. Il ragazzo viene scoperto dallo stesso professore che, sceso per spegnere l'antifurto della sua auto, non è andato via per perso il pallone. Ok. Ligia, sei allora. riuscito con il cruciverba? L'ho appena disegnato sul mio tablettino. Allora, intanto ti voglio rendere partecipe del mio thought process. Chiamiamola 11 orizzontale con le due definizioni. È una pianta vera, di certo è l'aloe, che mi sembra 4 lettere. Tra Co e Q di certo sarà l'elemento compreso nella tavola periodica tra il cobalto e il rame. Adesso non mi ricordo che cos'è. Tra Co e Q c'è Ni. Che è il nickel, quindi... Cardinale d'Oriente è Est. Lo sono Gigi e Ligio, questo è molto interessante. Sarà tipo Scolari, Luigi, lettere. forse. No, beh, la spiega Murphy è tipo... Stavo pensando alla legge di Murphy, ma mi sa che... Sfortuna, è forse. lettere. Beh, 5 lettere è legge, sì. Lo stava per fare Guglielmo... Beh, tipo Tell, qualcosa del genere. Pancia, ventre, 6 lettere. Unità di misura della police londinese. Our best friend. 9 orizzontale. E sopra chi si bacia è il vischio. Io sto dicendo tantissime cose, sfida mastro. Ma però ho infatti bisogno c'è un attimo Gigio anche che del suo... sta guardando, diciamo, con ammirazione, perché dice, per fortuna ho questa persona accanto a me che mi sta tirando avanti. Però, nello stesso momento... No. Gigio si ricorda di aver letto qualcosa che potrebbe risolvere una delle definizioni. Ok, quindi non è un qualcosa di confinato a conoscenze esterne, quindi vuol dire che c'è anche qualcosa di mezzo qua dentro. Riguardo un attimo le definizioni. HRH comunque è tipo His Royal Highness, cosa del genere. Sì. Potrebbe essere. È inerente nel contesto oppure solamente una cosa messa... È tipo, messa lì, okay. Ovviamente a caso. Cos'è che lo stava per fare Guglielmo? Ma Guglielmo è tipo il tizio che... Cos'è che ha fatto? Mancando la porta, gol stava per fare. Poteva fare gol, infatti. Quindi goal, lock-in, vediamo un attimo cosa viene fuori. Nel frattempo, dato che vi mancano le verticali, perché forse è proprio quello il pezzo mancante che vi hanno rubato i professori. L'altra metà, giusto. Certo.
Nel frattempo... Io nel mentre vorrei, Sì. se il master me lo consente, Certo. il bigliettino, il post-it, Sì. che è incollato sopra e che mi Sì. impedisce di leggere sotto. Vedo che è un pochettino sollevato. Tu mi hai detto che se lo sollevo rischio di strappare la pagina e fare un buco, giusto? Sì. Quindi io proverei a buttare non troppo acqua, quindi piano piano, tipo con le dita, provare a vedere se riesco a bagnare la colla in modo che perda aderenza, insomma, comunque diventi meno appiccicosa e riesca a sollevarlo piano piano. No, voglio solo fare così piano piano. Ok, allora provi a fare così e ti accorgi di star bagnando tutto il libro e di star perdendo Madonna, le una goccia. pagine che stavano sotto. Gigio, no! Oh no! Va bene, non ti preoccupare. Comincio Facciamo tipo ad tutto. asciugarlo, dandolo meno, tipo con le cose, lo Ok. sventolo un pochettino. Faccio, no, tranquillo man, vai, continua pure Va con bene, quello va che devi bene, va fare. bene. Ok. Tutto sotto controllo. Oh, Mi asciugo il sudore. ok. Purtroppo i Molto libri bene. delle medie sono fatti con la farina di ceci probabilmente, quindi Cavoli. Cuociamolo, Senza offesa allora. per la farina di ceci. senza offesa per la farina di ceci. Una cosa adesso notate, cioè che la pentola sta cominciando a bollire. Non possiamo abbassare tipo il fuoco in modo da tenerlo lì che stia un po' in ebollizione, non troppo, Ok, giusto ok. per che così capiamo cosa buttarci dentro, però sappiamo che è già calda, tipo. Ok. Avete già utilizzato un po' un indizio per scrivere sul cruciverba, ossia Guglielmo che lancia il pallone, avete preso? E Quindi il goal. Liggio ha già parlato dei His Royal Highness, che c'è... Però vi manca l'informazione di mezzo, magari anche quella può essere utile in qualche maniera. La classe di italiano che non è qui perché la finestra è diversa. Ah, giusto. Bella deduzione. Ma le finestre si possono aprire? Sì, potete aprirle, vedete fuori che c'è il parcheggio. Ok. Però siete al terzo piano, non vi consiglio di buttarvi fuori. Ah, Canada. Hanno pensato proprio a tutto questi stronzi. Lo dico un po', non dico ad alta voce, però quella giusto tono in cui magari se qualcuno in aula insegnante è attento, attraverso il condotto potrebbe avere il vago sospetto che qualcuno abbia chiamato stronzi, però potrebbe anche non sapere da dove arriva, quindi potrebbe sentirlo ma senza capire che è stato Gigio. Ah, hai fatto bene a dire, Gigio, che non è la vostra classe, perché ovviamente la classe di italiano ha un'immagine di Topolino, mentre la vostra, gli adesivi, sono di cosa? Elementare, qua. tutto torna. Ci sono dei numeri nello specifico. Io credo che la classe di italiano sia altamente esplosiva, visto che c'è scritto C4 vicino a Topolino. Cioè, allora, nel senso, se c'è scritto C4 accanto a Topolino, deve esserci chiaramente un motivo. Allora, nel senso, cioè, c'è una cosa che mi sta intortando altamente, Gigio, sotto questo punto di vista. E uno è il fatto di non aver ancora risolto il cruciverba, che mi dà un sacco di fastidio. In secondo luogo, il fatto che questi benedetti numeri siano scritti con lo stesso font dei numeri delle calcolatrici. E allora io mi chiedo, non è che per caso sti numeri tocca effettivamente guardarli al contrario? Perché se dall'altra parte c'è una finestra che si chiama C4, il 58 se tu lo riversi ti diventa B5. Se tu riversi il 57 ti diventa L5, se ti riversi il 56 diventa 95. Allora io non sto capendo il pattern dietro queste cose. Non lo so, magari sono stati appesi al contrario come qualcuno di famoso, però del tipo... Perché scusa, tra la saponetta questo. e la chiave era il cartellone, giusto quello? Con i simboli. E il cartellone che bisogna ancora scoprire. Com'è che si scopre il cartellone? Dobbiamo ancora fare qualcosa? Non lo so. Ok, chiaro. L'abbiamo aperto e vediamo quello. Sì, vedete possiamo solo quello. guardarlo? Sì, è quella con i simboli. Ah, mamma mia, già comincio a dare i numeri. Chiedo scusa. Infatti notate che Ligio non va bene nelle cose sotto pressione, mentre Gigio, nonostante sia il sommario della classe, agli orali comunque riesce a cavarsela qui e lei. No, decisamente. Devo fare i miei esercizi di mindfulness prima di poter fare un qualcosa di sotto pressione. E intanto, siccome sono un po' ancora preso dal stronzi,
chiedo quali definizioni ci mancano. Allora, c'è il primo orizzontale che è pancia, 6 lettere, che mi viene solamente ventre come parola per adesso. Unità di misura della police londinese, per adesso non mi viene, sicuramente o è foot o è inch, perché tanto è una parola in inglese. Forse è più vicino foot a inch, perché se i poliziotti sono piedi piatti, magari un foot avrà Ci senso. sta. Lo sono Gigi e Ligio, 7 lettere, potrebbe essere scolari, potrebbe essere amici per sempre, ma non ci sta. Amici per Cosa ridi, sempre. Deia? Cosa ridi? Oh. Noi qua stiamo facendo del bonding, altro che. Team Poi building. esatto. 5 orizzontale, bue, 4 lettere, e grande 6 lettere. E bue, 4 lettere, cosa può essere? Toro. Vero, ci sta. Our best friend. No, sono un po' bloccato a riguardo. Però sopra chi si bacia di certe vischi, una pianta vera e aloe, tra qua e Q sarà di base il nickel, cardinale di oriente ed est. Vengono un po' strane le verticali. Però vediamo. Intanto facciamo un po' di mano. Io ho un bigliettino con delle questo. lettere messe abbastanza a caso, apparentemente senza molto... Sì, è vero. Però è anche vero che quelle Sì, lettere troppo. molto a caso sono molto strane, perché vedere una doppia Q e una doppia N è molto strano. Per un attimo mi è venuta la malsana idea Mi di dica. bollire la chiave per trasformarla in un cacciavite, ma non raggiungerà il punto di fusione tale da potermi Non permettere penso di che- fare tutto questo. Quindi, Ti verrebbe visto che di- c'è la lavagna, c'è un gesso in giro. Sì, vuoi scriverci qualcosa? Disegno un pene, cosa potrebbe fare l'ultimo della classe? Cioè, Ok, è proprio segnato base. Se disegni un pene, disegni una vulva, siamo a posto. Abbiamo per Parità par di condicio genere. più che fare. Giusto, come è giusto che sia. Secondo me non vi Oppure abbiamo siete guardato in tutti i posti. focalizzati ancora abbastanza sulle finestre. Ok. Qui, qua e Può qua. essere utile guardare i numeri 56, 57 e 58 sulla tavola. Non sono numeri. 56, 57 e 58 sono numeri. Però 56, 57 però- 58 sono numeri, questo te lo posso dire. Sì. Allora, nella tavola periodica ho trovato che sono Ba, La e C. Però quelli Balace. non sono. Questa è la soluzione. Mi piace quando Dejan vede che il treno sta deragliando e cerca di riportarlo sui binari. Però, scusate, l'altra finestra che avete visto, quella con Topolino, cosa diceva? Su Boom, 4. C4. Quindi non Brutta sono strega. numeri. E brutta strega. Beh, quelli non sono numeri. Ok. Ah, Sto per impazzire. Gigio, hai e io delle sono lì idee? che guardo e dico qualcosa mi dice che non è un 56, ma tutto questo sembra proprio un 56. Credo che siano le forze oscure che cercano. Sembra più un doppiatore americano. Perché ci sono qui e qua sulle finestre? Potrebbe essere S6, S7, S8. Ok, quindi Allora. nella prima finestra in cui c'è un S6. No, allora no, Dejan, no. Che brutto gioco di parole. È qua sotto, quindi apri la finestra dell'S8. La apri e Apri. vedi sempre come in tutte le altre. Vedi. Vedi sempre parcheggio, però c'è scritto qua sotto, che è molto interessante. Guardo sotto come i cosa. tavoli. Allora, il fatto che ci sia il device, il plot device della foto di Topolino con il C4 e sotto la scritta di brutta strega, immagino vada a significare che se c'è una pentola d'acqua e la posizioniamo sotto la finestra dove c'è qua, potrebbe essere che con i vapori Se ci mettiamo Si dentro il vada. sapone, però, è scritto nel libro di scienze che io, da ultimo Che della tu hai classe, ho letto? letto solo all'ultimo minuto. vai. Io in realtà vorrei fare tipo una cosa, cioè, siccome so che siamo in una situazione un po' di incredibile svantaggio,
e soprattutto so di essere quello più scarso di tutti, io dico questa cosa, ma mentre la dico tengo il sapone tipo appena sopra e cerco e Ligio mi conferma che quella è la cosa giusta da fare prima di fare una puttana. Ok, va bene. Quindi sono lì che guardo, quindi buttiamo questo, giusto? Insomma, non ci servirà tutto questo. Possiamo sapone per spezzare il decifrare un sapone a po' di metà. servizio. Potremmo fisicamente spezzare il sapone a metà e vedere, vabbè, buttiamo la prima metà, se quella non funziona. È molto spesso il sapone. Per spezzarlo a metà dovreste metterlo nell'acqua, penso, quindi non cambierà. È letteralmente un blocco di marmo di sapone. La forza di 12 Ci hai anni mandato un'immagine che è solo insufficiente. in scala. Ma facciamolo, dai. Facciamolo. Ok, quindi Gigio butta il sapone nell'acqua. E poi Ligio, parlavi anche di spostare la pentola. È sotto la finestra. Ok, mettete la pentola sotto la finestra, comincia ad uscire tutto il vapore fortissimo e vi accorgete che nel vetro sotto, scritto qua sotto, Finalmente. Qua sotto. Oh, ok, va bene, possiamo decifrare il messaggio. Molto bene. A freccia C. A freccia C è il codice che aspettavamo prima. Cioè, o è più complicata della regola più semplice che è manda avanti di 2 lettere, ogni singola lettera e trovi un sono messaggio bambini segreto. delle medie. Ok, ma andiamo avanti di 2 lettere. Io mi sento come se stessi facendo un esame. Sto scrivendo, mi sento scrutata da 2 persone in attesa di un risultato e io sono qui che dico, boh, questo è quello che so. Non ti so andare tanto avanti. Abbrozzo. Io mi fermo un attimo, ma dopo la Ok. Z non c'è più niente. Esatto. Come faccio? Oh, dove è finito? Il più grande dei terrapiattisti che non crede nell'effetto Pac-Man dice, oh mio Dio, è veramente questo il bordo del mondo. La prima parola è HBFPORRS. Mi Che sa può che essere lo stai utile. leggendo dal lato sbagliato allora. Non so se abbia sbagliato la preside o meno, però non lo considererei come... cioè, lo considererei come il lavoro che ha fatto la preside per criptare il biglietto. Ah, quindi devo mandarla indietro, tu dici. Ma porca miseria. Cosa viene prima della F di 2 posti? La D. Gigio? Sì. Cosa? Sì, viene la D. Ok, grazie. Oddio, non pensavo di dover effettivamente lavorare su un codice di Cesare, sia da una parte che dall'altra. Essendo bambini delle medie mi aspettavo che tipo una lettera avanti e una lettera indietro, non 2 lettere avanti o 2 lettere indietro. Non mi aspettavo questo lavoro. Ok, già comincia ad avere più senso. Ok. Ok. Vienna. Ok. Qui chiaramente sono 2 le E, non 2 le N, quindi abbiamo Vienna scritto con 2 E. L'ultima è Barcellona. Tundaie. Ok. È tipo Tunissi. Abbiamo nord, sud, ovest, est. Cioè abbiamo che le doppie lettere in ogni capitale sono la N, la E, la S e la O. Quindi, dove ci porta questa informazione? Andiamo a vedere la mappa geografica, magari ci sarà di rilevanza. Vienna è la capitale dell'Austria, se può essere interessante. È molto Lì, interessante, grazie Finlandia. per l'informazione. Sempre qua Cioè, a fare servizio pubblico. io credo che questa cosa fosse per... Cioè, se incroci un po' le cose, si incrocia più o meno su Marsiglia. Quindi credo fosse un indizio per farci mettere il sapone. Non lo so. Un ulteriore E penso indizio, che il però- sapone, in quanto già utilizzato, non penso serva come ulteriormente. Penso che- abbiamo un bicchiere, magari possiamo raccoglierne un po', guardare e Possiamo andare in berci un giro col mojito. vapore così a guardare se in giro ci sono scritte altre cose. Guardate Ok. che in realtà state andando nella giusta direzione. Gigio stava andando nella giusta direzione. Ligio non ti crede perché ti pensa un somaro, ma hai visto giusto? Prendi la No. pentola, la svuoti sul lavandino. In questo caso, così il sapone rimane da solo sul lavandino. Ci metti il bicchiere per prenderlo e mentre metti il bicchiere sul sapone senti che dentro il sapone c'è qualcosa. Schiacci perché c'è Sai che qualcosa. è la cosa che stavo per dire prima. Ho detto, ma se nella saponetta c'è qualcosa, mannaggia, bravo Gigio. Dimmi che è la bravissimo. chiave verde.
È la chiave Speriamo verde. che lo sia. Oh, godo! Dai Gigio, una per il team, dai. Luigi's 1, Forze Oscure 0. Tu stai assumendo che io non faccia parte delle forze oscure? No, Questa è ho una detto coalizione. Luigi's S plurale in inglese. Ah, ok. Dopo sono io il somaro. Pensavo fosse il genitivo Accidenti. sassone nello specifico. No. Cioè, Cartina, più che altro, mosca. se posso fare una piccola critica, è che la chiave è molto più grande della saponetta. Cosa che effettivamente se la sciogli diventa così, però... No, ma è perché è la saponetta è zoomata fuori e indietro. Sì, chiaro. È No, prospettiva, lanciata nel è parcheggio e prospettiva. quella è la foto della chiave dal parcheggio. Chiaro. È una chiave grande così. Non ho capito, volete Oh, aprire il signor. cassetto o meno? Sì, assolutamente. sì. Ok, aprite e trovate il cassetto con del latte, delle Nella uova miseria. e una piccola cassetta a cui c'è un codice di 3 cifre col lucchetto. Questo programma è molto poco vegan friendly, allora. Frittata, per forza. Oddio, col latte? No, il latte si può tenere da parte. I numeri sopra il lucchetto che... cioè, nel senso, È solo sono perché è il dell'immagine, lucchetto che devi sono girare. indicativi. Beh, io chiaramente, prima cosa banale che faccio è mettere 000. Adesso Ma posso dire non solo si una aprirà, cosa? ma io provo lo stesso. E Ci poi sta. ovviamente provo 666. E poi 20 uno, la due, tre. vogliamo provare? Ah, no, Guarda! aspetta. Io provo a mettere 167. Visto che manca la pagina 167, magari quella per il lucchetto. E fai giusto, Gigio sta... Madonna! Aprite la cassetta Oh, sì. e trovate dei fiammiferi, dei batuffoli di cotone e 6 cacciaviti. Cacciaviti tutti a taglio? Sono tutti cacciaviti diversi in realtà. Ah beh, Ok. nel senso, se i 6 simboli che vedevamo prima sono, cioè nel senso, si possono mettere sopra i cacciaviti, cioè sono quelle le indentature dei cacciaviti. Se guardate con attenzione notate che sì, sono gli stessi. Ok. Allora io utilizzerei quello verde per aprire la cosa. Questo è il team effort che ci piace. Bravissimo, sei riuscito ad aprirla. Yeah. Dai, Ok, quindi adesso comincia con il minigioco. Il minigioco in cui uno di voi due deve Oh. decidere di entrare dentro per andare a recuperare quella che poi penso sia la pagina mancante, che è l'unico oggetto che per il momento sì. vi manca. Ok? Chi dei due vuole entrare nel condotto di areazione? Vuoi fare Ok. tu Gigio, poi io ti faccio da ground control? Ok, allora Possiamo provare. Gigio, Dai. tu entri nel Ho condotto fiducia di in te. areazione. Ok. Quindi tu Entro. sai le strade. Te la sto inviando adesso. Ligio? Quindi aspetta che devo spostarmi di chat. Oh, Canada. Ligio, tu invece sei un conoscitore della scuola. Sai benissimo dove sono le trappole che bisogna saltare e qual è il punto per arrivare. Ok, quindi io ho le trappole, E lui ha la Gigio strada. ha il percorso. Ok. L'obiettivo sarebbe partire dal triangolo verde e arrivare fino Mhm. all'ottagono blu. Saltando Ok. ovviamente le trappole. Io ho solo il percorso, ma non ho né un triangolo né niente. Ok. Allora, intanto partiamo dall'idea che il triangolo, quindi il punto di partenza, si trova nell'angolo in basso a sinistra. In basso a sinistra ce l'ho. Quindi il più in basso a sinistra che hai. Ok. Invece l'ottagono da raggiungere, punto finale, si trova nella prima riga nella 7ª posizione da sinistra. Ok. Io quello che vedo sulla mia tabella invece sono una serie di divieti, cioè di caselle con un divieto sopra dove ci sono le trappole. Quindi Ok. immagino che tu mi puoi cominciare a descrivere cosa vedi e io ti spiego dove sono le trappole da qua. Qual è il percorso immediato che prenderesti dal triangolo? Il percorso più immediato sarebbe su di uno, Su di uno. destra Vai, faccio dallo schermo. A destra di quanto? di uno sempre, Ok. su di uno, sinistra di uno, Ok. poi su di 1, 2, 3, 4, 5. Ok, già abbiamo hittato una trappola. Ci si può fermare al terzo passo invece che al quinto?
Ok, allora dopo posso andare a destra di 1. Quindi dal terzo passo in su andiamo uno di destra. Ok. Sì, poi se vuoi posso andare giù di 1. Mm, Ok, volendo posso andare posso andare o a destra di 2 e poi salire. ok. Poi posso andare su di 1, Ok. Sì. a destra di scusa, a sinistra di 1 A sinistra di uno, ok. e poi risalire di un altro. E poi da lì? E poi da lì ho destra Mhm. per 1, 2, 3. A destra c'è una trappola, quindi non si può andare. Ok, allora dobbiamo tornare indietro. Ok. Quindi ricapitoliamo un attimo. Io dal punto di partenza, cioè il triangolo, ho fatto su destra, su sinistra, poi su di 1, 2 e poi di nuovo destra. Di quanto? Scendo di 2, vado a destra di 2. Giusto per darci un check. Adesso, nell'ultimo punto in cui siamo nella seconda riga dal basso e terza colonna da sinistra? Sì, e poi posso Ok. andare in là di altri 2 quadretti. A destra. Si può fare. Si può fare. Ok. Poi da quel punto lì posso salire di 1, 2, 3. Si può fare. Poi destra di 1. Aspetta, 1, 2, 3. E poi di destra di 1, ok. Sì. Poi giù di 1. Ok, si può fare. Destra di 1. Ok. Poi su di 1, 2, 3. Al massimo 2. Al massimo 2. Allora saliamo solo di 1. Solo di 1. E andiamo a destra di 1. Ok. Poi su di 1. Mhm. Destra di 1. Si può fare. Giù di 3. 1, 2, 3. Mhm. Destra di 1. Sì. Su di altri 3. 1, 2, 3. Ok. Poi destra di 1. Ok. Adesso io mi trovo a partire dal basso, contando in là 1, 2, 3, È sesta l'estrema riga destra, in è l'estrema fondo destra e in mezzo. della sesta riga. Sì, esatto, Ok. in mezzo. Mhm. Non è molto poi- raro che mi trova all'estrema destra. Quindi Condivido. andiamo. Adesso io ho strada libera per andare fin su nell'angolo in alto a destra. Poi dopo nella casella immediatamente a sinistra c'è un divieto, c'è una trappola. Quindi Ok. non possiamo andare lì. Possiamo Ci sono salire altre di opzioni? 3. Possiamo salire di 3 e poi andare a sinistra di 1. Ok. No, scusa, salire di 2. Scusa. 1, 2, ok. Quindi sempre estrema destra della Parto dall'alto. quarta dall'alto, esatto. Poi una a sinistra, Mhm, sì. giù di 1, Ok. sinistra di 1, Yep. su di 2, Ok. poi a destra di 1, 2, 3, 4. Scusa, a Wait. sinistra di 4. Scusa, Ok, non si scusa, può andare a scusa. sinistra. Non si può andare a sinistra. Non si può andare a sinistra. Dov'è Non che è si la può andare a trappola? È immediatamente al primo passo. Mm. Vogliamo ripartire dal punto di estrema destra e in mezzo alla punto di estrema colonna? destra. Allora, se vuoi, su di 2, Ok. poi a sinistra di 1, Ok. giù di 1, Giù di 1. faccio 2 passi a sinistra, Ok. su di 1, Yes. Ok. poi ne faccio sempre 2 a sinistra, Ok. su di 1, Yep. sinistra di Sì. 1, Mhm. poi su di 1, Ok. sinistra di 1, Sinistra di 1. Ok. su di 1, Yep. 2 a destra, Ok, 2 a destra. giù di 1, Destra di 1 e su di 1.
No, perché c'è un muro. Cavolo, vabbè, ok. Poi devo andare a destra di 3, Oh signor, 1, 2, 3, ok. poi su di 1 e poi dovrei avere fino a sinistra libero. A sinistra di 2 e siamo all'arrivo. Ok. Bravissimi! Gigio, Non sei siamo arrivato esplosi. alla fine, Oh, senza saltare le trappole. mamma mia. Rimane però Che ridere, solo... perché Dica. tutta questa comunicazione è avvenuta urlando comunque attraverso i condotti. Di sinistra, no, non andare lì, fermo! Torniamo indietro. È raro che mi trovo all'estrema destra! Condivida! Bravissimo, Gigio, sei arrivato nella sala professori, però c'è un problema. I professori. Oh no. Ci sono i professori nella stanza. Dovete trovare un modo per buttarli fuori dalla stanza. Posso far partire qualche allarme di qualche tipo? Cotone ai fiammiferi. Può stare. Allarme antincendio. Non c'è l'allarme antincendio nella stanza, purtroppo. Cavolo, però. Però Potrebbe esserci in aula insegnanti, cioè io potrei gettare da una fessura qualcosa di infuocato. Sì, aspetta, ti lanci i fiammiferi sperando non dalla- cada sulle nostre prove. No. Però l'idea dell'allarme è buona. Lanciamo loro le uova. Magari l'odore. Oddio, L'antifurto della c'è il macchina di parcheggio, Elio. possiamo lanciare qualcosa in una macchina di un prof in modo che scatti l'allarme e scendano. Quale macchina? La Renault arancione di Elio. Eh sì, potrebbe essere. Cosa lanciate? Oddio, guarda, Il cotone. avvocato. Le uova. Ci sono delle le uova e ci sono dei cacciaviti. I cacciaviti potrebbero servirci, ma farebbero molto più male alla macchina. Quanto vogliamo male ai nostri professori, caro Ligio? Guarda, io odio tantissimo i prof, a tal punto da lanciare un cacciavite arancione sulla Renault Orange del professor Elio. Cosa insegna Elio? Elio è il professore di chimica. Elio. Ma, immaginavo. He, H-E, Chissà che scritto vocetta. Elio. No, ma infatti, proprio quella vocetta stridula. Poi c'ha quell'atteggiamento misogino di cui parlavamo prima. Quindi prendi Buongiorno ragazzi. e lanci il cacciavite arancione? Ma sì, dai. Come consideri il tuo tentativo di lancio, Ligio? Sei bravo a ginnastica? Penso tra tutte le persone che il prof di ginnastica sia l'ultima persona che mi vuole bene. Cioè, l'ultima volta che l'ho visto mi aveva pure detto: ah, tu Ligio sei solamente bravo a giocare a scacchi. Ed è uno sport effettivamente di scacchi, senza offesa per le persone Serve di la scacchi, ma visita senza bene. nemmeno troppa offesa per il mio vero professore di ginnastica che mi ha detto questa cosa. No, comunque dobbiamo Quindi rifare. il primo lancio va un po' male. Ok, Volete lanciare qualcos'altro? Uova, il mio uova, dado per uova, verificare la mia performance a riguardo e vedere se mi viene un nat 20. Esatto. Prendi l'uovo, lo lanci, il vento lo trasporta, arriva sulla Renault nera, parte l'antifurto, tutti i professori Ok. dicono: Dio, che cazzo succede? Che cazzo succede? Ovviamente possono dire parolacce perché sono nella sala professori e quindi Io mi segno questa cosa. Non ho un registratore con me per poterli sputtanare un non giorno. hai un registratore con te. Ah, Canada! E i professori escono. Gigio, cosa fai? Penso che sbatti con il Entro. piede per rompere la grata, una cosa del genere. Arrivi, trovi Sì. giusto il foglio del cruciverba. Pensi che sia quello perché ti ricordi che c'era un cruciverba forse nella stanza. Lo prendi, rimetti la grata e cerchi di correre Prima, velocemente indietro. se posso, visto che avevo recuperato il gessetto Sì. e avevo disegnato un pene, immagino che anche in sala dei insegnanti ci sia una lavagna. Sì. Cioè, disegno un pene anche lì. Faccio una Gigio freccia was e ci here. scrivo Prof. Elio. Punto esclamativo. E poi me ne vado. Ok, perfetto. Ole. Periodo del Ok. leone vergine. Agosto. Però c'è un grandissimo problema. Agosto a 6 lettere.
È giusto. August. La definizione qua ne ha 5. No, l'hai disegnato sbagliato, mi sa. Oddio. È impossibile che Diane si sbagli, hai No, è capito? perché prima aveva detto che la roba di Murphy era 6 lettere, ma invece ha 5, quindi secondo me hai sbagliato un neretto. Hai sbagliato un neretto. Scusami, l'uno verticale. Ah, no, perché io mi stavo rifacendo all'immagine che è accanto alla mappa, nell'immagine della classe. Ma non E ti- lì il cruciverba ha 5 lettere in verticale. Ah, cioè, perché adesso ad una certa è vero che so scemo e tutto, però... nel senso- No, tu No, non per- sei scemo, è Gigio lo scemo. No, hai ragione. Giro, no. Io non mi permetterei mai. Adesso ridisegno il cruciverba. Allora, pancia con la A e addome, 6 lettere. Il 3 verticali cos'è, Gigio? È dinamico quello di Batman e Robin, duo, credo. Sì, 3 lettere con la D, top. 5 verticale cos'è? La prima delle 5 del 2. Meglio Cardi che Mais. Bravo, bravo, mi piace questa battuta, mi piace, vero. 3 verticale la seconda e di 7 lettere inizia con la R e finisce con la O. Cosa Può cos'è? essere antiatomico, Bunker. E con la R inizia con la E, tipo riparo, ma riparo ne ha 6. Adesso andiamo avanti. 5 verticale, la seconda può essere agave, perché... Una pianta da sciroppo, sì. Top. Poi 7 verticale, quali sono le due? Ce n'è una da 5 e una da 4. La prima è organizzata successione di battiti del tempo. Ritmo, Battiti nel tempo. Ritmo. può essere ritmo. La seconda? Pieni di odi repressi per una città italiana? Asti. Sì. 9? Ce n'è uno per finestra. Numero. Sono 7 lettere e c'è una E alla terza e una O alla ultima. L'altra della 9? Non si usa per HM The King. HM The King. Beh, dovrebbe essere HRH, perché c'è una H iniziale e una H finale delle 3 lettere, quindi immagino che sia riferimento a quanto detto prima, nello specifico. E le 11, la seconda dovrebbe essere alcol, almeno dalle lettere che ho. Cosa ti torna? Si beve alle feste, ma non in una classe di chimica. Oh. Ci sta. L'altra invece, la 11.1. Offerta, puntini sul calendario. Data. Mi manca la 1 verticale e la seconda. Fiume che sale e scende alla stessa maniera. Fiume che scende e che sale alla stessa maniera. Quante lettere abbiamo? 4 lettere, la ultima è la A. Che poi adesso il punto di questo cruciverba quale dovrebbe essere nello specifico, tra l'altro? Perché ok, no, ho capito, perché se guardi nella riga seconda ci sono tutte delle lettere incastrate che si hanno solamente o dalla verticale o dall'orizzontale, e per adesso ho le prime 4 lettere che sono guar e la sesta che è una A, quindi sicuramente arriveremo ad avere un guarda da qualche parte. Una misura della police londinese. Questa è un'altra tosta. Quello cos'è? Antiatomico? È un rifugio? No. Our best friend. E la 1 verticale era il fiume che sale e che scende. Nella stessa 5 è maniera, grande. quindi sale di un po'. No, non ha senso. Ma è un po' corda, però ci sta. Grande alla 5 orizzontale di certo è ampio, con la M che rimane. C'è un adesivo sopra ogni finestra, quindi è adesivo. E l'unità di misura della police londinese è la yarda, perché è Scotland Yard, quindi è yard. Ok, quindi guarda. Adesso c'è solamente guarda, e poi non riesco a capire se c'è altro. C'è scritto, ok, c'è un etro. Esatto. C'è un etro nella penultima riga,
quindi assumo che sia dietro come parola. Vediamo se tornano anche le verticali. Guarda, proviamo a staccare il cruciverba dal... Si può provare a staccare il cruciverba già adesso senza averlo risolto. Intanto posso andare avanti giusto per Se per tuo tentarlo. diletto vuoi andare avanti, intanto potete già toglierlo se volete. Ok, guarda dietro al cruciverba allora. Tirate fuori, girate e trovate un foglio bianco. Hai mandato ok, top. Un foglio A bianco. questo punto se... Lo giro. Ed è bianco. Ah, la pergamena del drago, l'abbiamo trovata. la ricetta della zuppa dall'ingrediente segreto. Sì. Inchiostro simpatico. Dacci un'occhiata con il cotone e i fiammiferi. Questa è una bella lo idea. passi lo passi sopra il foglio e vedi se c'è un messaggio scritto. Effettivamente c'è un messaggio. Ah, Gigio, è il tuo momento. Guarda la tavola periodica. Se io ti leggessi i numeri e tu scrivi Esatto, facciamo prima, forse così. 9, F 13 al 16, S 8, O 60, 60. 60. Andiamo un po' più distante, cioè ND Terza parola, 5. B Cosa? 85 AT AT, ok. 92. U Poi la 8 è O. la O. E poi litio, il 3. È lì. Quindi è falso fondo batuffoli. Quindi nella scatola con i batuffoli c'è un falso fondo. Guardiamo se c'è un falso proviamo. fondo nella scatola. Tirate fuori il falso fondo della scatola dei batuffoli e trovate la tessera per il pass. Yeah. Gigio, ce l'abbiamo fatta! Bravissimi! Quindi Oh sì! passate la tessera sulla porta, la porta si apre, uscite gloriosi sperando di trovare qualcuno e ci sono i vostri professori che vi guardano male. Vi stanno per tirare su un sacco di parole, sanno che siete stati voi e non solo perché riconoscono la grafia di Gigio sulla lavagna dove ha disegnato il suo pene, riconoscono il pene di Gigio. Pedofili questi! Questa la tagliamo, giusto? Questa la tagliamo. No, questa era troppo bella, mi sento troppo intelligente per averla fatta. E la sala mentre editing. i vostri professori vi stanno per dire su un sacco di parole, arriva la preside che vi vede fuori e vi dice: bravissimi, wow, siete riusciti. I vostri professori quindi devono tenersela e non possono più riprendersela perché dovrebbero ammettere di avervi rubato una parte del puzzle. Io guardo i professori tipo così. Io sono... Parte la ricreazione, dovete andare a fare ginnastica. Vi incamminate, siete solo voi due. Quali sono le ultime parole che vi dite? Perché dal prossimo momento in poi Ligio rimarrà sempre negli alti ranghi e Gigio nei ranghi più bassi. Nei Quindi bassi fondi. come vi salutate? Come chiudete la vostra storia? Gigio, è stato bellissimo ed è stata una bellissima avventura. Quello che abbiamo vissuto in questa aula di chimica non è altro che un microcosmo di quello che noi viviamo tutt'oggi nella nostra società. Noi siamo solamente due bambini delle medie, ma sappiamo già che con il circolo delle superiori, dell'università, noi arriveremo ad essere solamente delle persone oppresse dalla società, dal capitalismo, da tutto quello che la mente umana ha osato inventare. Quindi grazie per questa esperienza, perché abbiamo dimostrato che non conta una mera classificazione classista a dividerci, ma abbiamo utilizzato le nostre forze per trovare il meglio di noi e scappare da quella fottuta aula. Wow, si vede che sei il primo della classe. Io invece rispondo: ricordati, Luigi, ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. E ti posso solo dire che quelle futili entità oscure che
il nostro sistema scolastico chiama professori non riusciranno mai a superare la nostra leggenda, perché oggi li abbiamo veramente battuti. E chiudo con un semplice GG, cioè good game, le uniche due parole che probabilmente Gigio conosce del vocabolario inglese. Bella, stretta di mano. Bello. Non so in che direzione andare. Così era prima. Nel dubbio le metto tutte poi. Benissimo, vi siete divertiti? Sì. Grazie per averci fatto impazzire in un normale sabato sera. Grazie mille. Ottimo, siamo arrivati alla fine della nostra storia, ragazzi. È il momento di scoprire i vari obiettivi personali. Riccardo, vuoi cominciare a leggere te quali erano gli obiettivi di Ligio? Allora, gli obiettivi del mio personaggio erano: Luigi Ligio, sei il primo della classe e questo ha i suoi pro e i suoi difetti. Tra i difetti quello sicuramente più importante è che non puoi parlare mai male dei tuoi professori. Elogia 5 tuoi insegnanti per delle qualità poco elogiabili. Mi sembra che tu gli abbia dato merda tutto il tempo. Quindi, Beh, nel perfetto. senso, c'è chi considera quei difetti dei pregi, quindi nel senso, ho detto sempre bella persona, però invece E ho questo- avuto un altro obiettivo che non è affatto riuscito, che era effettivamente quello di cercare di far meditare Gigio con degli esercizi di meditazione e respirazione, cosa che ho provato all'inizio, ma poi è malamente Io non fallita. avevo minimamente colto che cercavo. No, tu avevi un altro farmi obiettivo meditare. davanti, che ci sta come cosa, però ho detto, vabbè dai, Gigio ti sta simpatico, ma è troppo irruento. Per fortuna tua mamma è un insegnante di yoga. Fai a fare Gigio vari esercizi di meditazione e respirazione, cosa in cui ho fallito, perché ci ho provato all'inizio, ma vabbè. Mi piace però che non so perché, forse è la tua voce, Riccardo, forse è il tuo accento, ma quando ti sento leggere così sembra quasi di vedere Ale Franz Buona la prima. Vi ricordate che c'erano tipo che davano gli indizi tipo e dovevano interpretare? Sì. Ma allora aspetta, di che parte d'Italia sono loro? Sono tipo Non lo so. piemontesi? Non lo so. Tuo fratello non ti lascia mai giocare a D&D con il suo gruppo perché sei troppo piccolo. Peccato, perché tu avresti un sacco di belle idee. Il primo obiettivo era parla come se stesse combattendo contro delle entità oscure e ridicole. Ah, ok. Le vostre battaglie saranno leggendarie. Ci ho provato ogni tanto, chiaramente non sempre. E poi il Secondo me secondo ci sei riuscito obiettivo pure. era sei un interno entusiasta anche se ti demoralizzi facilmente. Esclama o no o sì almeno 5 volte, diventando ogni volta sempre più sonoro. Sull'ogni volta sempre più sonoro non lo so. O no e sì. Te li ho sentiti dire, Intanto te li ho sì. sentiti dire. I due approcci sono stati ambivalentemente, cioè hanno contribuito alla causa. Intendi i due approcci nel senso Gigio che cerca tutto e Ligio che fa solo il cruciverba? Sì, esatto, io ho solamente un compito ed è quello di condividervi adesso quello che ho fatto. Lo sono Gigi e Ligio, questo è molto interessante, sarà tipo scolari, Luigi, lettere. forse. No, Gigi. La spiega Murphy è tipo, stavo pensando alla legge di Murphy, ma mi sa che Sfortuna, forse. lettere. Quello cos'è? Antiatomico, è un rifugio, no? Our Best Friend e la uno verticale era il fiume che sale e che scende. A cosa sono serviti il latte e le uova nel... Il latte, cosa? le uova era per lanciarle sulla macchina. Il latte era perché non pensavo che avreste fatto subito attenzione e che avreste subito capito che si parlava di inchiostro simpatico. E quindi era per dare un indizio che c'era scritto il latte sul capitolo dell'inchiostro simpatico, tipo, perché è una delle cose che si chiaro, utilizza per... ok. Ho attinto dalle mie conoscenze esterne in questo caso, capito? Chiaro. Io ragazzi Dai, vi così. ringrazio e vi auguro una buona serata. A te? E Altrettanto. di nulla. vi farò sapere quando grazie. uscirà il trailer, l'episodio, eccetera. E se avrete Forse- vinto, vi è manderò vero. della cioccolata.
Dai, cioè, Dream Team, cazzo, dai. Dovreste provare schifo. un videogioco, visto che è basato Posso tutto su leggerti quei nella mente momenti che secondo lì. me so cosa vorrai dire. Dai, dillo. Ditelo Keep insieme. Talking, Nobody Explodes. Sì, è Sì, proprio quello. sì. Lo sapevo. L'anno scorso l'ho fatto giocare a un po' di colleghi non insegnanti. No, Bellissimo. L'ho fatto giocare bellissimo. anche ai bambini che vanno nel panico più totale.